Bentornati su Hack Your Farm, io sono Marino e oggi vi faccio vedere come faccio a setacciare l'humus di lombrico che circa un mese fa ho estratto dalla lettiera. L'abbiamo fatto asciugare, a questo punto è pronto per essere setacciato. Ho due vagli, il primo vaglio è con una rete con una maglia da 1,3 cm, mentre ho un'altra rete da mettere dentro che è da 1 cm per 1 cm. Adesso mettiamo la rete da 1 cm. Ecco fatto. Innanzitutto vi spiego come è fatto il vaglio. Questo qua è stato un prototipo, l'ho fatto circa 5 anni fa e funziona benissimo. Adesso ne dovrei rifare un altro perché ho già capito che bisogna fare delle migliorie. Comunque è composto da due parti, è composto da il setaccio, che è questo qua, che è fatto con due cerchi delle ruote delle biciclette, è composto da un telaio in legno, delle rotelle su cui scorre e una barra filettata collegata al motore. Questo qua è il motore, qua dentro adesso non posso aprirlo perché è avvitato, ma c'è un ingranaggio a catena che fa girare questa madrevite. Là così si può vedere la catena che scorre. Adesso rimetto a posto il vaglio. Adesso siamo pronti a mettere dentro l'humus. Accendiamo. Perfetto, possiamo iniziare. Allora, come vi dicevo, questo qua è un prototipo, anche se l'ho fatto 5 anni fa rimane un prototipo lo stesso, infatti è migliorabile. Tra le cose migliorabili che cosa c'è sicuramente? Allora, innanzitutto bisogna fare in modo che non si fermi qua sopra l'humus. Comunque, come vedete, l'humus è setacciato molto fine. Quindi la maglia da mezzo centimetro funziona benissimo. Questa qua è da mezzo centimetro, sì, e non è da 1 centimetro. Prima ho detto che la maglia interna era da 1 centimetro, in realtà è da mezzo centimetro. La possiamo vedere bene qua così. Questa qui verde è da 1,3 centimetro, mentre questo qua è da 5 mm. Qua dalla carriola invece vediamo che ci sono pezzi di humus grossolani, si possono ancora setacciare. Però per il momento noi li teniamo così.
Nel prossimo vaglio che andrò a costruire sicuramente farò delle modifiche. Una modifica che andrò a fare sarà fare le gambe con le ruote, in maniera che lo posso trasportare più agevolmente. Un'altra modifica che sicuramente andrò a fare è modificare lo scivolo, perché in questo momento l'ho fatto con del materiale plastico e devo studiarlo un po' meglio. Comunque è efficiente, nel senso che il materiale grossolano va a finire nella carriola. Un'altra modifica che sicuramente vado a fare è cambiare il rapporto tra il motore e l'asse trainante, perché è troppo lento, si può tranquillamente raddoppiare la velocità. Un'altra modifica che andrò a fare sarà aggiungere qua davanti una paratia di compensato, in maniera che quando si fa il carico con la pala il materiale, cioè l'humus ancora da vagliare, non finisca in quello già vagliato. Vedendo il materiale che ogni tanto torna indietro nonostante la pendenza, come questi qua, man mano qualcuno riesce a risalire e tornare indietro nonostante la pendenza, ho intenzione di mettere nel prossimo vaglio che costruirò un bordino sulla ruota, qua così, in maniera che non fuoriescano da questa parte. Un'altra cosa che vorrei fare è fare in modo che la maglia più fine che si mette all'interno rimanga bloccata, perché ogni tanto, come avete visto, mi tocca tirarla indietro perché scivola verso il basso. Oppure potrei fare altri vagli da sostituire in base alla necessità. Bene, vi ho fatto vedere come setaccio l'humus con il mio vaglio autocostruito. Questa era l'ultima palata. Adesso non mi rimane che mettere l'humus setacciato all'interno dei sacchi che userò per fare altre cose, tipo la concimazione o anche il tè di lombrico, il tè di humus di lombrico. Adesso fermiamo tutto. Vi saluto, ciao!